Bentrovati amici sul mio canale in cui parliamo di orchidee. Vi ricordate di questa Phalaenopsis? Questo era il cake che ho salvato un anno fa dal posto di lavoro. Sono riuscito e riesco insieme a voi a vedere il colore perché non avevo minimamente idea di che colore fosse questo cake, questa pianta, perché la pianta era morta quando l'ho portata via. Questa è del video Io rinascerò e l'ho portata via che era praticamente tutto secco tranne che il keiki che era vivo con delle piccole radici. L'ho messa in sfagno e poi l'ho messa in fibra di cocco. Diciamo che la radice l'ho abituata, cioè non è che potete prendere una Phalaenopsis dal bark e passarla in fibra di cocco, no, perché rischiate di non avere la radice abituata e rischiate di giocarvela. Allora, sono buoni tutti i substrati, è buono tutto, cioè non c'è un substrato eccellente, non c'è un substrato magico, la magia la fate voi, questo è importante, ricordatevelo sempre, la magia la facciamo noi, non è la ricerca tante volte di un substrato che ce le fa vivere. A me personalmente sono morte in qualunque substrato, quindi questa è una certezza, sono morte in labillo, sono morte in sfagno, sono morte in qualunque substrato può essere vincente e qualunque substrato potrebbe essere deleterio. L'importante è che il gioco, la magia la facciamo noi. Quindi se prendete un'orchidea dal barche, portarla in fibra, no, fate un semipassaggio in sfagno che è importante per abituare un po' la radice a quel grado maggiore di umidità che c'è. Se vedete la radice è abituata, è bella verde. Nel contesto domestico, questa qui io l'ho bagnata una settimana, 10 giorni fa e ancora non ha necessità di essere ribagnata, quindi il gioco e la magia è questa, capire un attimo che per le temperature che abbiamo adesso a casa, che stiamo a 17 gradi, questi 10 giorni che io l'ho bagnata e è rimasta qui, non la sto toccando più, fino a quando non vedo che la fibra di cocco schiarisce un po'. Quindi come esperimento a oggi posso dire questo, ecco, fioriscono, non ha segni di malanni, non ha segni di qualcosa che non va. Diciamo che la fibra di cocco è un po' una via di mezzo anche tra la semi-idroponica, che praticamente la quantità di umidità è maggiore, è tanta rispetto a un barche o a un inerte. Quindi ecco, sappiate che qualunque substrato che voi utilizzate è importante far abituare la radice. Ora, se io dovessi passare dalla fibra di cocco al bark, è sconsigliatissimo perché la radice praticamente passa da un tasso di umidità di un tipo a totalmente un altro. Quindi qualunque substrato dà del tempo alla pianta di abituarsi, qualunque substrato può essere vincente, qualunque substrato può essere deleterio, il gioco lo facciamo noi. È bellissima, piccolissima, carinissima, dentro gialla, è bella bella bella. A parte lo dico sempre nei miei video, è bellissimo, dico sempre le stesse parole, però evidentemente danno tanto all'anima, no? Il concetto è quello. Allora, questo come dicevo è un cake raccolto sul posto di lavoro, ho buttato praticamente quasi prossimo ad andare in spazzatura. Ci abbiamo lavorato un po', abbiamo fatto vedere che anche la fibra di cocco può essere adatta, l'importante è che ci regoliamo bene noi. Chiaramente ci sono dei substrati che si prestano di più, dei substrati che si prestano di meno. Fibra di cocco non nasce, specialmente per le Phalaenopsis, per via delle radici che hanno, che sono radici del velamen, avrebbe bisogno, diciamo, di asciugare un pochino prima la radice della Phalaenopsis, però siccome si vedono Phalaenopsis in semi-idroponica, si vedono Phalaenopsis in qualunque tipo di substrato, questa fioritura ce l'abbiamo portata, però ecco, richiede impegno, richiede un attimo che gestiamo bene la situazione. Questa qui, se noi stiamo a 30 gradi, probabilmente in una settimana si sarebbe asciugata. Uno volendo potrebbe fare dei forellini qui, cioè volendo si può giocare un po' anche col discorso del vaso forato. Rimane scura perché ha ancora un grado di umidità abbastanza
importante, nonostante che è passato qualche giorno che l'ho bagnata, la radice è verde. Quindi diciamo che le punte delle radici sono verdi, quindi la pianta diciamo che va alla ricerca dell'umidità. Se vedete qua c'è un piccolo oggetto, c'è anche la radice che sta andando su, quindi se vedete il lavoro la radice lo fa. È un po' simile alla gabbietta, quella che trovate nelle Phalaenopsis quando le comprate vicino casa, andate dal vivaista, dal negozio che vende i fiori, trovate la Phalaenopsis, è un po' quello il concetto. Tante volte uno pensa che la gabbietta all'interno delle Phalaenopsis sia deleteria, ma assolutamente non è deleteria. E qui ci dovrebbe essere anche una cocciniglia piccolina, ma non è un problema, qualcosa c'è. Seguiremo tutta quanta la fioritura. Questa è una delle prime piante in sfagno, in fibra di cocco, fibra di cocco che sono riuscito a portare alla fioritura. Diciamo è un substrato per semi professionisti, insomma c'è da un attimo da lavorare bene, però risultati li dà. Probabilmente può darsi che finita la fioritura farò un'altra prova giusto per vedere un altro tipo di substrato, non lo so, adesso mi voglio ingegnare a trovare qualche altro substrato giusto per vedere un po'. Quindi a fine di questo video vi dico, sono validi tutti i tipi di substrato, l'arte la facciamo noi, la differenza la facciamo noi nel modo di bagnare. E può capitare che muoiono perché purtroppo tante volte le condizioni domestiche, l'umidità, la temperatura sono un po' condizioni tante volte estreme, però se gli dedichiamo un po' di attenzione, un po' di ragionamento, facciamo mente locale e su quello che abbiamo come substrato e quello che abbiamo come ambiente domestico riusciamo a vincere. Eccola qua, ci sono riuscito. Se avete domande, se avete dubbi, fate nei commenti qualunque richiesta e cercherò di rispondervi. Grazie di avermi seguito, al prossimo video, a presto, grazie.